E questo, signori e signori, è il Gunkan Cheesecake, un arcobaleno di sapori. Da quanto avete aperto? Abbiamo aperto il 31 gennaio, ufficialmente diciamo dal 1 febbraio, quindi quasi 6 mesi. 6 mesi. Siamo una realtà super fresca. Come sta andando? Sta andando che noi avevamo un break-even che è più o meno gli incassi che avevamo oggi, quindi sta andando decisamente bene. La volontà di fare forse la prima startup vegana basata sul food, basata su un concetto molto verticale, che in realtà è molto più estero come pensiero. Okay. La paura è arrivare a settembre, poi abbiamo... Perché solo 2 aziende su 10 hanno successo, mentre le altre 8 chiudono nel giro di 5 anni? Stiamo per entrare in un locale molto particolare. Quale strategie mettono in pratica? Visto che, come sai, il marketing per me è una malattia. Come hanno rivoluzionato il loro mercato? Siamo i primi in Italia a fare questa cosa. Come sono sopravvissute ai periodi di crisi? Quali sono state le più grandi difficoltà in questi 10 anni e come le avete affrontate? In un'unica domanda: perché loro ce l'hanno fatta e come puoi prendere anche tu spunto dal loro successo? Siamo qui per rivelartelo. Benvenuto in una nuova puntata di Imprese, un vero documentario in cui raccontiamo tutti i retroscena delle aziende più interessanti, rivoluzionarie e virtuose. Poi un po' di backstage lo mettiamo. Le analizziamo su diversi piani: modello di business, management, marketing e vendite. A condurre ogni puntata c'è Manabi. Ci siamo? Direttore del Dipartimento Video di Strategy News Agency, l'agenzia pubblicitaria specializzata in video per vendere. Se sei anche tu appassionato di business e marketing, se sei un imprenditore che cerca sempre nuovi spunti e strategie da applicare in azienda, allora iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti neanche un episodio. Eleviamo le tende. Torniamo alla puntata di oggi. Parliamo del settore più ricco della nostra penisola. Un settore che nella sua filiera allargata produce un volume di quasi 600 miliardi di euro, praticamente un quarto del nostro PIL, e che dà lavoro a circa 4 milioni di operatori. Stiamo parlando del settore della ristorazione, uno dei più battagliati e con la più alta concorrenza in assoluto. Ma più nello specifico parliamo della nicchia del delivery e lo facciamo a Milano, probabilmente la città con la più alta competizione in questo settore. Oggi scopriamo la prima impresa di sushi vegano e gluten free a Milano, condotta da 5 soci con 7 collaboratori, che comunica e fa marketing utilizzando prevalentemente i social per vendere box di degustazione e menù alla carta in takeaway o delivery. Ma questa è un'impresa che ha originato una vera e propria impresa? Scopriamolo insieme. Stiamo per entrare in un locale molto particolare. Troviamo qui sopra sushi, ma andiamo a scoprire un po'. Buongiorno! Oh, come stai? Adesso ci ha chiuso dentro perché per farci assaggiare delle cose ha detto vi chiudo dentro. Andrea mi ha detto che volevi farci vedere un po' di cose prima di iniziare a fare una chiacchierata. Assolutamente sì, intanto benvenuti da Grazie. Essenza, che è un concetto di sushi takeaway delivery. Sì. Siamo i primi in Italia a fare questa cosa, verticali solo sul sushi per volontà, e se volete vi faccio assaggiare un po' di più. Assolutamente. Dai, va bene. Queste sono le nostre box. Sì. Ne abbiamo di 3 tipi, fondamentalmente con le box S, quindi la nostra porzione da 10 pezzi, si può assaggiare più o meno il 90% del menù, esclusi i dolci. Dolci che sono una delle caratteristiche di Essenza, perché ovviamente facciamo anche il dolce. All'interno delle box cosa abbiamo? Facciamo una cosa che in tutti i ristoranti sushi non si fa, ovvero spezzare la porzione del roll, quindi andiamo a prendere circa 2 pezzi per ogni roll per permettere all'utente finale di assaggiare il più possibile del menù. Questo perché andavamo già incontro alla criticità del fatto che eravamo il primo sushi vegan con un concetto nuovo, quindi cercavamo di dare possibilità appunto all'utente finale di assaggiare più prodotti possibili. Sono praticamente rimasto con la bocca asciutta E adesso assaggiate. e con poca capacità di argomentare, perché è un'esplosione di colori. Io mai a vederli così direi che non sia sushi, il classico sushi. Esatto, il concetto era proprio tutti quello. quanti conosciamo. Il concetto era proprio quello, arrivare a un punto dove non devi sentire la mancanza di un sushi con pesce piuttosto che altri prodotti, devi avere un'esperienza di sapore, un viaggio proprio in quello che noi definiamo una cucina vegana applicata al sushi. Quindi il concetto di apportare all'interno del sushi non il classico osomaki avocado, come vedi dal nostro menù non c'è avocado, cerchiamo di essere super stagionali, abbiamo 4 claim: vegetale, sostenibile, senza glutine e stagionale. Io in questo momento ho un sacco di domande, Adesso ma prima di tempestarti di domande io assaggerei. Vai, adesso.
Di mezzo è successo il mondo e io è da tipo mezz'ora che voglio assaggiare Infatti. questa roba qui e niente. Posso rompere le bacchette? Vai. Prima che ti rompa le ossa? Danno il via dalla regia. Per l'assaggio migliore dovrei Sì. assaggiare prima senza soia? Sì, beh, sono abbastanza bilanciati Va bene. i sushi, quindi puoi anche assaggiarli senza soia. C'è chi li mangia con, c'è chi li mangia senza. Diciamo che... Sì, so che hai l'acquolina in bocca e vorresti vedere le mie reazioni a questo e ai successivi assaggi, ma devi rimanere ancora per qualche minuto con le papille gustative in fermento, perché adesso è arrivato il momento di comprendere meglio come funziona questa impresa e quali sono state le vere sfide dalla sua inaugurazione. Come è arrivata l'idea? Cioè, Come è arrivata? Da dove l'avete partorita? Allora, devo partire da un bel po' indietro. Sì. Quando io sono diventato vegano, quindi circa 7 anni fa, l'alimentazione faceva parte della mia vita, ho iniziato a cucinare per me vegan. Poi con mio fratello, che è il primo socio di quest'idea, abbiamo iniziato a sperimentare. Allora, siamo due golosi di sushi. Io ho avuto questo excursus, ho iniziato non mangiavo pesce e verdure. Quando ho fatto la transizione per poi diventare vegano, ho iniziato a mangiare il sushi in quel frangente di tempo. Sono impazzito, cioè una cosa buonissima. E poi ho iniziato a mancarmi perché andavo nei posti e mangiavo l'osomaki avocado, insomma non ero soddisfatto. Quindi abbiamo iniziato a sperimentare, sai, un po' per gioco, un po' così. E da lì è iniziato il sogno, siamo partiti tutto da quello che poi è oggi a menù, il nigiri al peperone. È stata la primissima cosa che abbiamo provato a fare, un po' sull'idea di trovare una consistenza che fosse simile al pesce e poi dargli un sapore marino, quindi le alghe, aiutarlo in quel senso. E da lì poi ho incontrato in primis i miei soci, che sono Luca e Masha di Sementis, che sono un ristorante vegano a Pietrasanta. Loro fanno già sushi da 6-7 anni, da quando sono aperti, fanno una sera al mese o a settimana, adesso non mi ricordo. Il giovedì fanno la sushi night, quindi loro già facevano sushi. Quando io ho assaggiato il loro sushi sono impazzito e lì con tutte le teste, quindi io, mio fratello, Andre, Luca, Masha, abbiamo costruito questo, che è senza ognuno messo il suo. Andrea la Greca in che momento arriva? Perché Andrea la Greca... hai raccontato di loro esatto. col ristorante. Lui è Andrea la Greca ed è una delle voci più popolari in campo pubblicitario in Italia. È uno speaker, un doppiatore di serie televisive, di cartoni animati, è un attore, ma è anche un TikToker o un Instagrammer. Probabilmente hai già sentito la sua voce in una di queste pubblicità. Condividi una Coca-Cola con Lorenzo, Andrea, Giulia? Burger King presenta Frisk, non temere di aprir bocca. Ehi amico, ti le scariche? Con le nuove Idiozia! Andrea arriva nel momento in cui io in realtà con Andrea avevo già condiviso questo mio progetto e lui poi ha aperto la sua agenzia di comunicazione, quindi io l'ho voluto all'interno del progetto perché secondo me era una parte fondamentale, poteva dare una grande mano a livello comunicativo, quindi di impatto sociale, social anche del progetto, e faceva parte. Ovviamente diciamo è anche l'utente, perché lui non appartiene al mondo della ristorazione, quindi è la persona che sicuramente quando assaggia il prodotto è il beta tester finale, che ci può dare sicuramente un feedback più veritiero. In questo momento siamo nel 2023, ugualmente in un periodo storico in cui in qualche modo c'è, anche da un punto di vista se vogliamo imprenditoriale, c'è proprio la cultura, comunque la tendenza al facile. Quindi al partire con qualcosa di digitale, qualcosa che mi permetta di monetizzare molto rapidamente, di è in qualche modo l'era anche delle ghost kitchen. Certo. Dov'è la spinta di dire no, noi apriamo uno store fisico, un negozio su strada e iniziamo... Allora, in realtà quando iniziavamo a spiegare Essenza a un po' di amici, conoscenti, tutti si immaginavano una dark kitchen. Per ghost kitchen, chiamate anche dark, virtual o cloud kitchen, si intende un ristorante virtuale che serve i clienti esclusivamente tramite consegna e ritiro in base agli ordini telefonici e online. Non avendo un ristorante a servizio completo con vetrina e sala da pranzo, i ristoranti virtuali possono risparmiare occupando immobili più economici e decentrati. Lo spazio ridotto riduce i costi generali e operativi complessivi, garantendo così margini di profitto più elevati. È per questo che la crescita di questo modello dal 2021 è stata di oltre il 100%. Perché ormai è un termine che è entrato praticamente nel quotidiano. Invece questo progetto era stato disegnato così ancora prima che intervenissero tutti gli altri soci, nel senso che è stata in primis una mia idea il fatto di creare un locale che fosse takeaway delivery, ancora prima della pandemia, cioè il takeaway delivery non esisteva nella ristorazione fino alla pandemia, praticamente sembra nata 2 anni fa, in realtà esisteva. La volontà invece di creare un format, primo perché c'è dietro un progetto imprenditoriale di una scalata, di un'espansione e quindi la replicabilità.
nelle città grandi non puoi pensare di avere locali da 200 metri quadri. Poi io vengo dall'esperienza comunque di Luca, che ha un ristorante con 15-16 dipendenti. Non volevo dover avviare una realtà così importante, uno per l'esposizione economica che ci va dietro, due per il rischio di impresa che ci può andare anche a accompagnare questa cosa qua, e secondo perché siamo su Milano, dove il metro quadro costa tantissimo, e io per avere una buona resa a livello di fatturato sul metro quadro devo avere un locale piccolo in grado di performare ad alti numeri. Come faccio? Sostanzialmente, passami il termine, un po' digitalizzando il concetto della non geolocalizzazione, cioè io non lavoro solo con chi passa davanti qua, lavoro con strumenti di delivery, di insomma tutto quello che mi può spostare da dove sono geolocalizzato. Una cosa mi colpisce dalle tue parole. Allora, uno, che mi piace molto la tua chiarezza di idee, nel senso che sei molto chiaro e schematico e molto dritto al punto, ma soprattutto anche nel tuo racconto mi pare di comprendere che nella visione in realtà non c'è la progettazione di questo, in realtà nel momento in cui hai lanciato l'idea, l'intenzione, mi pare di capire che c'era già. Qual è la visione? La visione è fare forse la prima startup vegana basata sul food, basata su un concetto molto verticale, che in realtà è molto più estero come pensiero. Nel senso che in Italia adesso si approccia, cioè negli ultimi 4 anni sono nate le hamburgerie verticali, ma prima c'era il ristorante classico dove mangiavi la pizza, il pesce, un po' di tutto. Con un format così verticale cercare di replicarne 2, 3, 5, adesso non so quale sarà il volume, l'entità insomma critica, e applicare insomma l'esperienza vissuta all'interno di Essenza su altri progetti. Hai parlato sull'aspetto imprenditoriale della parte della resa al metro quadro, dell'offerta eccetera eccetera, e mi piacerebbe comprendere un po' di più come avete pensato l'offerta sostanzialmente e in qualche modo anche come vi siete posizionati in termini di prezzo eccetera. Ma allora, intanto quello che vedi alle nostre spalle è il frigorifero all'interno del quale trovi una delle 2 opzioni per ordinare, ovvero queste sono le nostre box, le Essenza Box, e sono di 3 tipi diversi. Sono appunto, come ti raccontavo all'inizio, dei percorsi di degustazione del nostro menù secondo dei criteri, quindi la Tasty sono le più saporite, le Protein le più proteiche, la Rainbow i più colorati. Sono studiati su taglie, quindi uno che ha pochissima fame o poca fame 10 pezzi, 16 pezzi, 24 pezzi. Quello che noi diamo come consumo medio appunto è il 16 pezzi, e queste box hanno prezzo fisso e pezzi fissi, quindi i pezzi che sono all'interno non si possono decidere, è l'offerta che noi diamo per assaggiare più menù possibile, e hanno dei prezzi fissi, ovvero 14,90, 19,90, 24,90. Sono dei prezzi che viaggiano più o meno allineati a quello che è un menù diciamo gourmet di sushi, molto buono. Ovviamente la più economica hanno delle fasce di prezzo che sono più economica più vai verso l'alto. Come è normale che sia, più ne acquisti meno spendi. Questa è una box che va sull'1,10 € al pezzo, per intenderci un po' come ordine d'idea. Queste sono diciamo quello che noi consigliamo soprattutto a chi viene la prima volta, ed è studiato anche in un'ottica di business per far sì che il cliente provi il nostro prodotto e passi poi alla carta. Carta che ha prezzi e menu diverso, quindi tu ordini il roll intero, puoi scegliere quello che vuoi fondamentalmente, prendi gli 8 pezzi, 2 pezzi come meglio ti piace, e noi ti componiamo la box. Ma voi avevate visto da qualche parte questa tipologia di scatole? Cioè avete preso lo spunto da qualcuno oppure è stato proprio un... Ma allora in realtà l'idea di una scatola così in Cina, Giappone, dove il sushi è insomma di casa, lo fanno già. C'era già un'idea simile, nel senso che siamo partiti dall'idea, io avevo visto una scatola che aveva la bacchetta davanti e poi in base a quello che abbiamo trovato sul mercato, quindi le coppette che ci servivano, abbiamo disegnato la scatola, però come concetto qualcosa esisteva già. E avete completato l'offerta, vedo, anche con bevande particolari, alcune le conosco bene, come la molecola o molecola di Torino, di assaggiare e conoscere. Come reagisce il pubblico a questa tipologia di bevande che non sono così usuali in Italia? No, allora ci chiedono molto spesso la birra, come vedrai appunto il nostro frigorifero, scelta anche questa di essere totalmente alcol free, questo per una targetizzazione del cliente, perché non è il nostro target cliente. Come reagisce l'utenza? Reagisce che per tutto il resto che sono diciamo sulla mia sinistra abbastanza bene, nel senso la molecola, gli infusi abbastanza bene, l'acqua aromatizzata va spiegata, è un prodotto che in Italia praticamente nessuno conosce, non c'è proprio l'approccio. La kombucha c'è chi la conosce, c'è chi no, e c'è chi è stato scottato appunto, come ti dicevo prima, dalla forte parte acetica della kombucha, che è una caratteristica. Se tu vai a assaggiare delle kombucha prodotte in Inghilterra è una sberla in faccia di aceto praticamente, questa è molto più gradevole, armoniosa, non è così forte. Senti, mi piace tantissimo l'approccio con le box, perché soprattutto quando c'è un prodotto nuovo che ancora le persone fanno fatica a conoscere, non conoscono eccetera eccetera,
è uno dei modi più semplici per in qualche modo avvicinarli. Oltre a questo avete implementato delle strategie di upselling, cross-selling per, come dicevamo prima, lavorare su alzare lo scontrino medio. Chiaro. L'upsell o upselling è la pratica con cui un'azienda cerca di motivare i clienti ad acquistare un prodotto di fascia alta, un aggiornamento o un articolo aggiuntivo al fine di effettuare una vendita più redditizia. Ad esempio, un venditore può influenzare un cliente affinché acquisti la versione più recente di un articolo, piuttosto che il modello attuale meno costoso, sottolineando le sue funzionalità aggiuntive. Il cross-selling è invece un'altra tecnica di marketing in cui il venditore suggerisce l'acquisto di ulteriori prodotti da vendere. Ad esempio potrebbe dire: vuoi una bevanda da abbinare a quella box di sushi? Entrambe le tecniche aumentano i profitti delle aziende e, aggiungo io, ogni azienda dovrebbe metterle in campo. Abbiamo, oltre a questo, uno degli strumenti che stiamo utilizzando, che è ancora difficile proprio perché siamo tutto in evoluzione, certo. no? Siamo appena partiti, già nel progetto c'era l'inserimento di questi special roll. Adesso in questo momento abbiamo il Parmigiana Roll, che è il secondo special che facciamo da quando siamo aperti. Il primo è stato il Carbonara, che anche lì ha riscosso insomma un grande successo perché l'abbiamo lanciato il Carbonara Day. Quindi diciamo che utilizzate queste preparazioni speciali che Esatto. hanno una stagionalità e una tempistica abbastanza ristretta per attirare ancora di più l'utenza, per far sì che intanto quello ti porta per forza a ordinare alla carta. Sì. Quindi magari avviene questa cosa: vengo qua, prendo una Rainbow M e una Rainbow S e poi dico vabbè, mi fai un roll alla carta, il nostro minimo è 10 pezzi, quindi il roll è 8 pezzi, tu devi per forza aggiungere 2 pezzi. C'è chi aggiunge 2 pezzi e si fa la sua S, c'è chi aggiunge un altro roll e si fa una M. Certo. Quindi quella cosa a noi ci porta in automatica a fare o upselling, per forza di cose. Il cross-selling avviene nel momento in cui tu dici: guarda, ti do questa box, se vuoi c'è il Parmigiana Roll, e magari ti incrocio la vendita su un altro prodotto. Io prenderei anche questi 2 espositorini che ci sono qui a banco, che in qualche modo identificano anche la vostra volontà di essere all'avanguardia, ma li prendo prevalentemente come spunto perché ormai i pagamenti elettronici sono piuttosto diffusi, per cui eviterei di investire tanto tempo nel parlare di questo, ma li prenderei come spunto per parlare un po' di numeri, nel senso, come sta andando l'attività in questi 6 mesi da quando avete aperto e effettivamente che cosa state generando. Come sta andando? Sta andando che noi avevamo un break even che è più o meno un terzo degli incassi che avevamo oggi, quindi sta andando decisamente bene, decisamente. Io sono sdrenato, non vedo l'ora che sia il 6 di agosto per andare in ferie e chiudere. No, però anche adesso non accenna a calare il lavoro, che non si può dire nulla, però ci aspettavamo un calo su luglio e in realtà non sta avvenendo. Anche ieri sera, non più tardi di 3 giorni fa, oggi è il 20, perché stiamo registrando 5 giorni fa abbiamo fatto il record di incassi. Quindi siamo sempre verso l'alto, ma non siamo neanche arrivati sul punto in cui si stabilizzano gli incassi. Infatti la paura è arrivare a settembre, poi abbiamo un po' di progetti in essere su ottobre per un'espansione. Insomma, sta diventando veramente importante la mole, abbiamo qualche evento all'esterno da settembre in poi che riprende, quindi grandi capacità produttive che devono essere soddisfatte. Innanzitutto complimenti. Grazie. Perché è una bella storia da raccontare. Soprattutto anche in termini di spinta, ispirazione, perché come dicevamo prima la tendenza in qualche modo oggi è cercare le strade più facili. Certo. Invece qui c'è un lavoro decisamente impegnativo e non così facile da portare sul mercato, perché spesso in impresa oggi è proprio cerco di stare nella mia area di comfort, di offrire al mercato quello che in qualche modo il mercato già conosce e sto nella mia bambagia. Assolutamente. Qui invece c'è una bella sfida interessante. E la domanda principale è: come avete fatto a tiro sulla saracinesca e ugualmente inizia a spingere immediatamente? Allora di qua le dinamiche sono diverse, nel senso che vuoi o non vuoi, per fortuna e anche per capacità, ognuno si è costruito il suo pubblico. Tutti e 5 i soci, partendo da me, mio fratello, Andrea, Luca e Masha, hanno creato una forte community già legata al vegan, quindi loro erano in pieno target. Il primo trend sicuramente è arrivato da loro come community offline o online? Online e anche offline. Il ristorante gli dà la possibilità di attirare l'utente, soddisfare quello che è un po' la sua richiesta. Poi loro hanno un ristorante che è molto incline al sapore, al saporito, quindi non è il ristorante, la trattoria vegana dove mangi il riso scondito perché sei vegano e ti adatti. È un ristorante che invece insegue proprio quel concetto di ristorazione
che ti dà godimento, mettiamola così, e quindi avevano già un target utente molto vicino al nostro, essendo loro a Pietrasanta e facendo la stagione, quindi Forte dei Marmi, la zona della Versilia, molti dei loro clienti sono a Milano durante l'inverno, quindi quando noi abbiamo aperto gran parte del primo pubblico è arrivato da loro. Ok. Poi tutte le conoscenze, quindi la parte diciamo, passiamo anche qua al termine di influencer marketing, quindi amici influencer, io vengo dal mondo del food e della pasticceria, quindi conosco tante persone, mio fratello uguale, Andrea uguale, hanno portato poi persone a venire qua a fare video contenuti, a farci conoscere sempre più al grande pubblico. E poi, come ti dicevo, il fatto di chiudersi forse in una nicchia, che non è un forse, vegano, senza glutine, quindi poter soddisfare, diciamo che la nostra, ecco, un'altra delle cose che sono arrivate molto spesso è 2 amiche, perché il nostro target è molto femminile, 2 amiche che dicono io sono vegana, lei non può mangiare glutine, e qua troviamo tutto quello che possiamo mangiare, Certo. perché fondamentalmente la nostra idea era accontentare chiunque, un sushi veramente buono per tutti. Certo. Quindi questa è stata un po' Quindi il trend. social funzionano per I vendere. social funzionano molto bene per vendere e funzionano molto bene anche per gli special. Creare un tipo di reel, un tipo di video contenuto che sia dedicato a un prodotto che magari ha un target di tempo, quindi anche la parte di scadenza, di fretta, di avere insomma la scarsità, aiuta molto. Tanta roba. Senti, mi piacerebbe andare un po' dietro le quinte dell'attività, soprattutto del prodotto. Vai. E mi piacerebbe fare un giro in cucina e che Andiamo. mi raccontassi un po' anche quali sono state le scelte proprio per arrivare a un tipo di prodotto di questo tipo. Certo, andiamo. Tutta una serie di cose dai racconti di prima. Ma mi piacerebbe proprio comprendere materia prima, come avete deciso di scegliere i fornitori, Certo. che tipologie di scelte avete fatto da questo punto di vista. Allora, vabbè, partiamo dall'ingrediente principale, che è il riso. Sì. Diciamo la varietà migliore per fare sushi è il koshikari. Però, siccome una delle chiavi di lettura di Essenza, quindi uno degli obiettivi era il chilometro zero, comunque essere meno impattanti possibili, il koshikari viene prodotto in Giappone. Certo. Abbiamo cercato in tutti i modi di avere quella varietà in Italia e abbiamo scoperto che c'è un produttore che fa koshikari con dei maestri coltivatori giapponesi nel Pavese. Ok. Ovviamente siamo subito fiondati Certo. a comprarlo. È una qualità di riso che costa veramente tanto, però anche lì sulla qualità non transigiamo. Cioè, devo dire che ci siamo trovati molto allineati con tutti i soci che la qualità deve essere la prima cosa. Ok. E ne ripaga, perché se oggi penso, e anche mentre registriamo, andate a vedere le recensioni su Google, che non ce n'è una finta, sono tutte fatte da clienti veri che sono venuti a comprare, sono 5 stelle, che sembra per assurdo veramente che nessuno abbia niente da dire. In realtà, per fortuna, non facendo gesti poco Scaramantici. esatto, sono vere, e quindi la gente apprezza molto. Il riso appunto un koshikari, tutta la parte di verdure o comunque tutto quello che non è proprio non proveniente dall'Italia, come l'alga nori, piuttosto che, lo compriamo italiano. La verdura, abbiamo scelto un fornitore di frutta e verdura che fosse in grado di garantirci che tutto quello che compriamo è italiano, e quindi cerchiamo sempre di impattare anche meno su tutto quello che è l'ecosistema di Essenza, Ok. non solo su l'impatto o il marketing, cioè non è che lo diciamo e poi non lo Certo. facciamo, lo facciamo davvero. Questo è importantissimo. Koshikari lo lavoriamo noi, lo laviamo. Mio fratello adesso sta sporzionando, si può vedere sullo sfondo, la parte di riso colorato, perché anche quella è stata una delle cose che abbiamo voluto inserire, dare anche della vivacità al cibo, quindi Ok. renderlo conviviale, qualcosa di coinvolgente per la persona, che non fosse veramente il solito cibo triste dei vegani. Dicono Cioè, un'eresia, colorato non con dei coloranti. colorato sì, con tutti estratti vegetali di frutta Ok. e verdura. Come dicevo, il rosa appunto deriva dalla barbabietola, dal ravanello, il verde praticamente è clorofilla. Ok. Eh, E mi piacerebbe le difficoltà principali, sia lato scelta di fornitori o comunque lavorare in una determinata maniera con i fornitori, perché poi logicamente per un'attività produttiva, se il fornitore non riesce a lavorare in una determinata maniera, e normalmente i fornitori più grandi che servono anche la grande distribuzione Certo. sono strutturati e organizzati per lavorare in una determinata maniera. Quelli più piccoli, ricercati, eccetera, eccetera, a volte hanno delle magagne anche da un punto di vista della consegna, della Sì, disponibilità sì. del prodotto, eccetera, eccetera, ma poi anche difficoltà proprio da un punto di vista imprenditoriale nell'avviare Nel volume. una cosa di questo tipo. Allora, devo dire che noi, per fortuna, davvero Sì. per fortuna, abbiamo pochi fornitori, nel senso che abbiamo il fornitore, diciamo, del prodotto madre, che è il riso e le alghe, Sì. un paio di salse, la salsa di soia, la salsa teriyaki, e poi abbiamo il fornitore del tofu e il tempeh, che sono gli unici prodotti che non produciamo noi internamente per i volumi che facciamo, e perché è una lavorazione molto specifica, ci vogliono delle
delle attrezzature particolari, quindi noi li compriamo diciamo al loro stadio naturale e poi li lavoriamo. Ci stiamo organizzando molto bene con i fornitori proprio perché comunque in un progetto di scalata, come sai bene, la parte dei fornitori, cioè tutto quello che non dipende da te, deve essere performante in linea con quello che è il tuo progetto di crescita, altrimenti rischi che ti fermino altre cose laterali. Quindi il progetto era sicuramente assicurarsi che i fornitori fossero in grado poi di seguirci durante la fase di crescita. Quindi lato fornitori, diciamo, tutto bene per il momento. Ti sta piacendo questa puntata? Allora immagina cosa potremmo realizzare per la tua azienda. Affida la tua azienda a chi è in grado di renderla memorabile e, soprattutto, più profittevole. Raggiungi il tuo obiettivo, vendi di più, aumenta i tuoi profitti e la tua fetta di mercato. Tutto questo grazie al team di Strategy News Agency e grazie allo strumento più potente sul mercato, i video. Trovi tutti i dettagli cliccando il link in descrizione. Proprio nella fase di avvio di questa attività, di questa sfida, quali sono state le sfide più importanti o le difficoltà più importanti che avete dovuto superare e come le avete superate? Guarda, ti faccio l'esempio più calzante perché noi eravamo partiti con questo progetto con l'idea di assumere un sushiman, perché nessuno di noi fondamentalmente aveva mai costruito una realtà di sushi, nessuno dei soci, nonostante Sementis lo faccia, ma lo fa una sera a settimana in un contesto che è un ristorante con delle dinamiche, dei volumi totalmente diversi da quelli che fa Essenza. L'idea era quella. Quando abbiamo approcciato anche agli stipendi di un sushiman ci siamo resi conto che diventava insostenibile e quindi abbiamo detto ok, cioè ribaltiamo completamente il progetto, mi ci metto in primis io come diciamo parte operativa all'interno del locale, insegno ai ragazzi come fare il sushi come lo vogliamo noi e prendiamo delle persone che sappiano fare cucina vegana alle quali insegnare a fare sushi. Diciamo che il bello della nostra azienda è che a richiesta dei ragazzi se serve una vaschetta in più, un coltello, non ci ha mai fatti, no, però costa. Capiamo che quella richiesta è sicuramente un vantaggio per noi perché se un ragazzo si trova meglio a lavorare, ha bisogno di uno strumento in più, per noi quella cosa lì è performance, cioè vuol dire che noi evadiamo un Deliveroo in un minuto in meno, lui sicuramente a livello di serenità anche dell'ambiente sta meglio e quindi cerchiamo di dare tutto quello che serve ai nostri collaboratori per arrenderli. Quindi queste box, anche queste molto colorate, che cosa abbiamo qui? Allora, questa è un pezzo del mio cuore perché venendo io dal mondo della pasticceria, questa è stata proprio la mia battaglia, ho voluto fortemente un sushi dolce. Di qua invece la parte salata, che è lo special del mese, con il parmigiana roll. Per la vostra gioia, io assaggerei quello con la cheesecake. Vai, assolutamente sì. Vai, certo, guarda, in Giappone è consentito usare le mani per il sushi. Questa è una cheesecake, esatto, questo è spaziale. You know you gotta wash away the frown, 'cause there ain't nobody. Questo multiplone era uno solo, ma è stragitoso. You gotta get up on your feet and feel the groove. C'è l'affumicato, molto molto buono, col friggitello carota, insomma. Ok, tanta roba. Mi dispiace che in camera non riescono ad assaporare. Dovete venirvi a fare un giro a assaggiare perché gusti veramente incredibili. E questo, signori e signori, è il Gunkan Cheesecake, un arcobaleno di sapori. Ma no, ma dai! Buono, vieni a trovarci da Essenza. E con questo siparietto abbiamo cercato di ricollegarci un po'. Purtroppo fa parte della società, non lo posso buttare fuori. Ci abbiamo provato in tutti i modi, ma rimane. Proprio a buttarlo fuori in questa maniera. L'abbiamo voluto inserire perché ugualmente anche a livello di comunicazione state spingendo in una determinata maniera anche con uno stile diciamo anche televisivo. Oh! È il sushi di Essenza! È senza lattosio, senza glutine, senza pesce ed è vegano. Mangiate e non rompete i pubblicitario, proprio abbiamo un livello video, grafico, di voce ovviamente. Che ha dei livelli molto molto alti, questo bisogna dare adito ad Andre, fa un lavoro molto importante per Essenza. Ovviamente non retribuito se non col sushi, io tendo a specificarlo. Quanto ritieni che incida proprio dal lato business questa tipologia di lavoro in termini di comunicazione? Beh, sicuramente tanto, più che altro sulla temporalità. Diciamo le ipotesi sono sempre due, o hai tanto tempo per emergere o se hai poco tempo devi trovare delle strategie. Certo. La strategia organica, perché noi ad oggi abbiamo fatto forse una DV sui social che era destinata allo special, non era comunque incentrata a far venire qua la gente, più destinata a un click su ordina ora, su Deliveroo.
non è stato più per la brand awareness. Tutto quello che è arrivato ad oggi siamo più o meno sugli 8.000 follower in 6 mesi, quindi un gran risultato è arrivato dal lavoro organico e credo che gran parte, insomma, non so ancora valutare perché come dici tu anche i dati sono troppo pochi, derivi tanto dal lavoro fatto, quindi dai video, dalla comunicazione, sicuramente anche dai claim che sono dei claim attuali, green, sostenibile, non è che ci vogliamo nascondere dietro il concetto che non facciamo marketing, anzi lo facciamo, però lo facciamo con un'etica, cioè il lavoro è stato fatto bene, penso e spero, e i risultati sono l'affluenza, la fila fuori. 2 domeniche fa abbiamo avuto la fila fuori proprio di gente che aspettava di entrare per ordinare, prendere la propria box, con attese anche di 40 minuti che insomma noi cerchiamo di evitare, Certo. perché ci piace insomma soddisfare il cliente nel minor tempo possibile. Questo non vuol dire scendere di qualità, cerchiamo sempre di dare la qualità, il tempo giusto, insomma di rispettare tutto quello che sono i nostri criteri per dare il prodotto che vogliamo noi. Ragazzi, che dire, dovete assolutamente passare a trovare e a testare questi sapori, anche se non siete di Milano, visitare Milano, cogliere l'occasione e venire ad assaggiare i loro prodotti è sicuramente un'esperienza da fare, soprattutto anche se effettivamente state facendo impresa, siete collegati all'innovazione, volete lanciare una nuova impresa. Questa di Essenza Sushi è un'esperienza davvero eccezionale. Dario, grazie mille, è stato un piacere. Per voi. In bocca al lupo per i vostri progetti, la vostra Grazie. espansione. Grazie mille. Prego. Questa di Essenza Sushi è un'impresa da cui possiamo trarre diversi spunti. 1. Nel 2023 è sì ancora possibile inventarsi qualcosa di nuovo e buttarsi con successo in un mercato senza riferimenti. 2. Se hai costruito un personal brand positivo, ricco di persone che ti seguono, prevalentemente online, è molto più facile lanciare una nuova attività e comunque vendere. 3. Costruire bene un'offerta strutturata, comprensiva di formule di upselling e cross-selling, è una base fondamentale per creare risultati positivi. Ma ci sono tanti altri spunti e mi piacerebbe leggere nei commenti quelli che avete trovato più interessanti e magari quelli che applicherete da domani nelle vostre attività. Nel frattempo, mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi e condividete questa puntata, perché settimana prossima entreremo in un capannone, chiamiamolo estremo, gestito da un personaggio che con un'idea e meno di un prototipo è stato capace di raccogliere 100 milioni di vecchie lire in contanti in 48 ore in un mercato piccolissimo, e poi ci ha costruito un'azienda che oggi ha quasi 20 anni. Ci vediamo settimana prossima. Molto bene. Sta roba qua del backstage è interessante perché cogli sul Non puoi mangiare sempre. Io ho capito per quale motivo sei entrato in società. vecchio molto. Dare il 3, 2, 1. 3, 2, no? Io sì. Feel the groove.